spesso e volentieri quando saniamo i nostri punti deboli o li trasformiamo in punti di forza, riusciamo a trovare soluzioni alternative alla nostra vita e a quella degli altri. Il vero trucco credo stia nel ritmo e nell'equilibrio, nel salvaguardare l'energia. Fino a ieri sono andato a 12 perché ogni tanto ottengo il 10, ma credo che il vero obiettivo sia andare a 8 per raggiungere il 15. La Svizzera è un piccolo grande paese perché permette a un artigiano come me di poter diventare architetto. Ho iniziato la mia pratica qua, in questo habitat, dove sono da sempre stato un ragazzo molto agitato. Cerco di mediare la mia iperattività con del movimento fisico, ma anche la meditazione. Diciamo che anche la mia famiglia mi aiuta molto nel rilassarmi, le mie bambine e la mia compagna. Il cantiere è stato, diciamo, la culla che mi ha portato dove sono. Ho iniziato facendo il manovale prima perché, essendo un ragazzo molto agitato, mio padre ha deciso a un certo punto di mandarmi in cantiere a sfogare la mia energia. E di fatto la carriera è iniziata in una piccola impresa locale, Michele Barra. Qui ho fatto praticamente la gavetta, iniziando dal cantiere, poi il capocantiere, l'assistente d'impresa e poi finalmente l'architettura. Qui in cantiere è bello perché si possono tirare martellate, si respira aria fresca e il dialogo con gli artigiani è sempre molto vigoroso e a volte anche un po' spinto. E quindi cosa fate? 3 tappe? 7 tappe. 7 tappe e sarà finito per fine settembre. Calcola 3-4 giorni a tappa. Cosa fai? Fai le elevazioni di qua e poi passi la soletta di là? Facciamo prima tutta la soletta e poi, mentre stiamo gettando l'ultima soletta di qua, incominciamo a fare le elevazioni di qua. È rimasta indietro la parte dell'accesso? Questo è stato sicuramente una grande valvola di sfogo. Poi da lì l'amore è arrivato pian piano. Prima attraverso il fatto di trovarsi in modo rude e crudo in cantiere, dove in una fredda giornata invernale la neve mi cadeva tra il colletto della giacca e il collo con la cazzuola, togliendo la neve da un cassero, e lì mi sono reso conto che forse era arrivato il momento di fare qualcosa di in più, di migliorarmi e di cercare di trovare nuovi spunti. Ho fatto una prima università molto tecnica a Lugano, dopodiché l'Accademia di Mendrisio, quindi il primo rapporto con i grandi maestri ticinesi e i maestri internazionali. Le prime sberle dal punto di vista mentale, proprio perché mi sono ritrovato dalla cazzuola a studiare algebra, fisica, chimica, e quindi questo è stato sicuramente un grande step, e l'amore per quello che si fa, la perseveranza, la passione è l'unica vera magia che ti può permettere di andare avanti. Questo qui è il magazzino Lidl. Quello lì è l'accesso con la parte diagonale che abbiamo modificato da progetto per l'accesso dello scarico merci Lidl. Poi c'è questa scala qui interna e dobbiamo farla noi questa. Adesso stiamo vedendo se farla in beton o se farla in ferro. Il CS preferibilmente la vorrebbe in acciaio o ferro. Ok. Perché dice in beton un domani. Discorsi economici o per la gestione? No, gestione, dice se voglio toglierla, tira via il metallo, giusto? Corretto. Ok, va bene. Finita l'accademia, chiaramente avevo bisogno di altri spunti e un mio grande amico Massimo, detto Pedro, si è trasferito negli Stati Uniti, a New York City, e allora ho avuto l'idea di andarci subito, all'inizio solo per studiare l'inglese,
E poi non so per quale motivo ho preso l'elenco del telefono e ho cercato Kenneth Frampton. Gli ho chiesto, guarda Kenneth, vorrei lavorare, e allora questa volta ha alzato lui il telefono e ha chiamato un certo Steven Hall, e poi muovendomi nell'aula magna mi ricordo, schiaccio il piede a qualcuno, girandomi gli tiro una gomitata per chiedergli scusa, ed era Steven Hall per caso. E allora gli chiesi di poter avere un colloquio con lui e lui mi ha dato un po' il menavia. All'inizio, come tutti gli stage, ho messo a posto le innumerevoli testi di Steven, e poi ha capito che la mia grande passione per il plastico, per il modello e per il fare, e l'amore che ho per l'architettura si è in un certo senso allineata ai suoi astri. Steven adora il plastico e io ho imparato da lui a trasformare idee e immagini metaprogettuali in architettura, quella vera, quella che si tocca, si annusa, si vive, fatta di luce, spazio e materia. Abbiamo vinto 3 concorsi internazionali in una sola estate, e quindi sono ritornato in Svizzera, ho fatto il Master of Art in Architecture con Elia Zengelis, con un progetto per l'intera laguna di Venezia. Ho avuto la fortuna di vincere 2 premi, uno della Società Svizzera Ingegneri Architetti, uno della Regione Veneto, e quindi con Elia ho stretto un grande rapporto. Se con Frampton ho sviluppato il mio potere critico, con Steven ho capito quanto è importante l'aspetto metaprogettuale, l'aspetto concettuale, prima di mettersi al lavoro nel trasformare la materia in architettura. E da Elia invece, che è rimasto, oltre che un grande amico, anche un collega con il quale collaboriamo, mi ha insegnato a pensare alla scala della città ancora prima di prendere in mano non tanto la matita ma il taglierino o quello che serve per trasformare la materia in quella magia che è l'unica forma d'arte che permette all'uomo di vivere nel grembo dell'opera, che si chiama architettura. Ciao Lori. Ciao Mino. Com'è? Tutto a posto? Bene, bene, tu anche? Bene, bene. Bene. Dopo? A dopo, Mino, ciao. Ciao Fabio. Ciao amico. Posto? Tutto bene? Tutto bene. Diego. Ciao capo. A posto. Il team Mino Caggiula Architects è un team variegato per età e provenienze. Siamo un team giovane ma con esperienza, perché ormai da quando ho 16 anni che respiro cemento, oggi ne ho 42, quindi se la matematica mi dà ragione, 26 anni che bazzichiamo nel mondo dell'architettura, quella vera, quella che ci permette di realizzare edifici e architetture sia private che pubbliche. A Tommy! Di fatto i primi 3 anni sono stati molto caotici, perché sono ripartito da zero con un portatile nel soggiorno della mia compagna, che è la mamma dei miei figli, Lenia, e da zero a 1000 in breve tempo, perché nei primi 3 anni abbiamo lavorato, progettato molto, ho progettato molto, e poi è stato un susseguirsi di collaborazioni, prima in stretto team e poi con collaborazioni esterne, e negli ultimi 7 anni abbiamo avuto una media di 5 progetti realmente costruiti, 9 cantieri in corso e 9 progetti in attesa di licenza per essere costruiti, e quindi è un percorso in divenire. Per via del cambiamento climatico e per via del fatto che la natura non sia più un luogo che ci accetta, perché noi l'abbiamo reso così, la sostenibilità si sta muovendo verso architetture chiuse in sé, navicelle per così dire. Sì. Quindi è un po' lo statement. Sì. Non avrebbe senso continuarlo anche qua. Sì, è interessante, è quasi un hovercraft che quasi si muove nella sabbia. Potrebbe essere quasi dal punto di vista utopico, poi il vero tema è che poi lo dobbiamo costruire davvero, quindi è vero che possiamo fare tutte le fantasie di questo mondo ed è bello ragionare per opposti all'inizio, per poi, come facciamo sempre, scremare ed arrivare alla soluzione pragmatica e logica che può funzionare dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Quindi... Se non sbaglio c'era un architetto, Buckminster Fuller, che aveva creato una casa navicella in mezzo al deserto addirittura. Ok, quindi dobbiamo fare una ricerca e che si muoveva, senso. Era tipo una specie di fiore che si chiudeva e si apriva.
Fuller è lo stesso della sfera. Sì, La quella sfera con di tutti... Fuller. Sì. Anche lo stesso Calatrava, no? Crea Sì, queste delle architetture architetture in macchine, movimento. esatto. Questo potrebbe essere un tema molto interessante da sviluppare. Vi lascio pensare e divertirvi. Oggi abbiamo raggiunto la soglia dei 101 mandati reali, abbiamo avuto la fortuna di costruire 35 architetture tra private e ad uso sociale e quindi siamo un team in divenire, ci stiamo delineando sempre di più non soltanto negli aspetti tecnici del mestiere, ma ancora di più in quelli umanistici, dove una parte dello studio si sta occupando di ricerca e è fondamentale esprimersi anche per quanto riguarda gli aspetti della socialità, quindi le necessità di una società in continuo cambiamento dove il fine ultimo per noi è il benessere, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Se è vero che è fondamentale relazionarsi sempre al mondo della tecnica, quindi abbiamo dei supporti sia interni che esterni dal punto di vista del mondo della fisica della costruzione, della statica, dell'urbanistica, della paesaggistica, ma alla stessa stregua stiamo implementando tutta la parte relativa alla mente con psicologi e sociologi che ci permettono di carpire quelle che sono le necessità della contemporaneità a dipendenza del luogo nel quale andiamo a inserire le nostre architetture. Anche se il mondo è sempre più globalizzato, è anche vero che la regionalità e il pluralismo di idee che spesso si convogliano in un luogo ci obbliga a ragionare in modo completamente aperto. Il plastico è per me, per noi, lo strumento attraverso il quale capire un territorio dal punto di vista morfologico e poi la tridimensionalità del gesto nella seconda dimensione, come pure nella tridimensionalità dettata dalla tecnologia, non permette mai di poter toccare con le proprie mani quello che si sta andando a creare e quindi vi è un rapporto empatico, un rapporto personale intimo con l'opera solo maneggiandola istintivamente e poi pragmaticamente con le proprie mani. Posso fare l'esempio del concetto del cenote per l'Atelier Trep, dove l'appartenenza al mondo latino della committenza ci ha spinto a ragionare nel plasmare il territorio attraverso un'icona che è poi il cenote, che permette alla luce, allo spazio, al tempo, ai profumi, all'acqua, alle rifrazioni della luce, a tutti questi aspetti multisensoriali che poi si trasformano in quella che è l'opera, creare il sublime nell'ordinario, dove l'artista può immergersi in questo spazio prima, durante e dopo l'opera d'arte. Cosa dici di questo dettaglio, di usare la vasca prefabbricata in beton come cassero di sponda per la testata della soletta in modo tale da renderla solidale attraverso degli EBA o dei ferri? Chiediamo a Mr. Norbert e vediamo un po' che dice. Ok? Grazie. Blade Residence è un altro esempio dove siamo riusciti a incarnare un momento del mio vissuto quando ho visitato Richard Serra per ben 2 volte, uno al Kunsthaus di Basilea e il secondo al Guggenheim di Bilbao. E questo landmark, quindi questo cambio di scala repentino tra il micro e il macro, ci ha permesso nel caso di Blade Residence di risolvere la problematica di scavalcare la presenza di un bosco per incanalare le proprietà verso una vista lago e niente di meglio di Richard Serra con le sue grandi lame, con un raggio di curvatura di 220 metri lineari. Abbiamo inserito queste lame all'interno del territorio, suddividendo con un cambio di scala le proprietà al proprio interno e indirizzando le viste verso il lago, scavalcando il bosco,
con una corda del cerchio di appena 1 millimetro ogni metro e quindi con spazi perfettamente arredabili, quindi trasforma in modo sinuoso ed armonioso il territorio in un unico compositivo tra ambiente e architettura. La mattina corro per sfogare le mie energie di troppo e per cercare di riequilibrare quello che sono i miei aspetti psicofisici. Devo dire che arrivo lanciato e con la mente fresca e lucida e quindi questo mi permette di ingranare la giornata, non tanto per quanto riguarda me medesimo, ma quella dell'intera squadra che ho il grande onore e piacere di condurre quotidianamente. La famiglia credo sia fondamentale nell'equilibrio, proprio per il fatto che oltre a supportarmi, mi sopportano. Non soltanto la mia grande energia coinvolge chiaramente anche loro, ma riescono a darmi quell'equilibrio senza il quale non riuscirei sicuramente a performare tanto quanto lo faccio insieme a loro. Credo di avere un'empatia con le persone e trasmettere quell'energia e quella voglia di fare con la fame. E la fame non è soltanto biologica, ma la fame è un modus vivendi, è quell'ancestrale empatia che si ha con la vita che ci permette da un lato di sopravvivere prima e poi di vivere e di godersi in modo anche edonistico la vita. E quindi credo che riuscire a trasportare questa energia e trasformarla in magia della vita, nel fare in modo che il team lavori in modo coeso e che anch'esso in un certo senso abbia fame di arrivare, sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Vi è ad esempio uno spazio contemplativo all'interno del Nizza Paradise Residence che è uno spazio che mi permette di meditare con me stesso. La mattina spesso mi prodigo nel correre anche per alcune ore e mi piace soffermarmi alla fine di questo percorso all'interno del grembo di questo progetto, dove io credo che tutti noi in un qualche modo abbiamo bisogno di protezione. E la casa per antonomasia o l'architettura, che sia essa uno spazio privato o pubblico, sia il reale spazio dove tutti noi ci sentiamo realmente al sicuro dal punto di vista non soltanto fisico ma anche mentale. Being open è uno stato di coscienza. Credo che la ragione sia degli stolti. Dobbiamo sempre essere capaci a ragionare per opposti e ascoltare prima di parlare, nel rispetto del fatto di carpire tutte le necessità, non soltanto della nostra contemporaneità, ma anche di noi medesimi. Ed è solo così che riusciamo a guardare dall'altra parte della medaglia e cercare di trovare una soluzione che sia alternativa a volte nel rispetto di dogmi e ristrettezze mentali date dalla nostra contemporaneità. Abbiamo avuto la fortuna di poter scrivere la nostra prima monografia, che risulta essere uno strumento di lavoro più che un'autoacclamazione. Non è né un punto di arrivo né un punto di partenza, ma è semplicemente una pietra miliare nel nostro percorso. Dopo questi 10 anni di duro lavoro ci siamo permessi di soffermarci e di ragionare nel rispetto di quanto fatto sinora e di quello che potenzialmente pensiamo di fare in futuro. Parte tutto dalla genesi. Noi uomini sulla Terra esistiamo da molto tempo e siamo degli animali sociali e conosciamo perfettamente quello che sono le nostre necessità.
in modo ancestrale e l'evoluzione darwiniana ci ha insegnato che non è tanto l'uomo più forte o intelligente che sopravvive meglio, ma è quello che meglio si adatta. Un altro dei punti fondamentali è il luogo, dove fino a quando non costruiremo architetture navicelle, proprio perché il nostro mondo non sarà più un posto ospitale, ci dovremo e ci dobbiamo relazionare al luogo nel quale andiamo a inserire le nostre architetture. Un'altra volta abbiamo degli aspetti bivalenti, che sono innanzitutto quelli più morfologici, insediativi e logici nel rispetto della preesistenza, che sono le varie declinazioni solari piuttosto che gli aspetti meteorologici e ambientali, e poi ci sono quelli più empatici della storia di un luogo, di un'economia, di una politica e tutti quegli elementi più intangibili che fanno di un luogo quello che realmente è. È solo da lì che poi può arrivare il terzo punto, che è quello più creativo, che è il concetto, e che è questa idea guida che ogni volta ci porta a braccetto all'interno della progettazione e che io definisco l'immenso valore dell'ovvio. Nell'ovvio noi ritroviamo quelle soluzioni semplici ma non banali che possono essere riconosciute e capite da tutti. Sì, quelle due dove ci sono questi nidi questi sicuramente le farei meno forti. Un altro degli aspetti fondamentali che penso sia il vero fine ultimo, che è il plus, che è il più uno, è il raggiungimento del benessere. È una grande responsabilità, è un grande obiettivo da parte di noi architetti, cercare di fare di tutto quanto è in nostro possesso nel andare a perseguire quelle che sono le tematiche della nostra modernità, della nostra contemporaneità, che per fortuna sta capendo quanto è importante il benessere per non vivere ma sopravvivere all'interno di un mondo sempre più complesso, caotico e feroce. Di fatto abbiamo delineato 4 punti fondamentali che andiamo a perseguire in modo sistematico e che poi in divenire possono aggiungere o eliminare o modificare alcune delle grandi tematiche, ma di principio sono chiaramente l'environment, quindi cercare di inserirsi nel modo più armonioso e sinuoso all'interno del contesto dato. L'altro aspetto fondamentale è la motion, dove dobbiamo palesemente all'interno delle nostre città, dei nostri progetti, creare movimentazioni sostenibili e spendiamo innumerevoli quantità di denaro e di tempo per andare in palestra con personal trainer e poi prendiamo il lift per fare una rampa di scale. E questa, tra virgolette, assurdità è tipica della nostra contemporaneità. Nutrition è un altro elemento molto interessante perché io sono convinto che la forma d'architettura che riesce ad abbracciare tutti i 5 sensi sia il food e credo che le architetture da mangiare non possono essere solo ammirate e degustate da grandi chef, ma quest'ultime possono essere create e assaporate anche da noi medesimi all'interno della nostra quotidianità. Un ultimo aspetto fondamentale da perseguire, ma non di minore importanza, ed è quello che credo possa dare maggiori sviluppi, è la cognition. Uno dei punti fondamentali da perseguire oggi sono quelli relativi all'empatia che l'uomo ha all'interno dello spazio. E il grande goal credo passi attraverso anche la tecnologia. Oggi siamo bombardati dal petrolio del terzo millennio, che sono i big data, e continuiamo a perseverare come singoli individui nell'accettare e nel regalare i dati alle grandi aziende che gestiscono questi miliardi di dati. E credo che se fossimo capaci di incanalare questi dati nel rispetto del fatto di riuscire a carpire la nostra contemporaneità nel momento stesso nel quale andiamo a vivere un determinato spazio, forse riusciremo per tramite di software a modificare lo spazio a dipendenza delle nostre necessità, con l'obiettivo forse utopico di riuscire a leggere in modo istantaneo
la nostra necessità del momento e trasformare lo spazio nello stesso momento nel quale noi lo abbiamo pensato in modo inconscio. Next Gen, la nuova generazione di architetti alla quale noi apparteniamo, credo dovrebbe far tesoro del passato, non facendosi tuttavia imbrigliare da dogmi, ristrettezze mentali e vincoli dettati dal sistema. Tradizione in evoluzione. Dobbiamo, oggi più che in passato, carpire le vere necessità dell'individuo in un mondo sempre più complesso, veloce e volubile. Dal momento in cui ascoltiamo le necessità delle persone, della committenza, facciamo ricerca, progettiamo e costruiamo, passano anni e ci rendiamo sempre più conto di dover dare all'utente anche qualcosa d'altro di cui non si pensava in precedenza, in quanto la nostra contemporaneità è in continua evoluzione, come pure le necessità dell'individuo. Per questo proponiamo un approccio olistico e progressista in architettura, con l'obiettivo della massimizzazione del benessere per tutti. Un prospero benessere, non solo economico, ma specialmente fisico e psicologico. Dobbiamo essere pronti a non interrompere mai la nostra ricerca e visione. L'intelligenza collettiva è una coralità di menti, coordinate per fasce di competenza. È dunque così che potremo creare progetti non solo per architetti e committenti, in quanto l'architettura appartiene a tutti, a coloro che partecipano a crearla, a viverla e a modificarla nel tempo. È proprio qui che prendono corpo l'empatia e la magia senza tempo del creare e costruire.